minacciati di sospendere la prova, forse esagerato. Serata difficile, però abbiamo scoperto tante robe tipo il moscato. 5 giugno 2025 signori, stiamo sbarcando a Olbia e oggi è un giorno indimenticabile perché come tutte le volte che si sbarca in Sardegna per il team di Andri Rally ci sono emozioni a 1000. Rally Italia-Sardegna, il nostro rally preferito di tutto l'anno e quindi ovviamente noi non possiamo mancare. Adesso vi facciamo vedere subito un po' di parco assistenza perché il parco assistenza è attaccato a dove noi attracchiamo, quindi figata subito. Ovviamente ragazzi vi porteremo all'interno di tutto il rally. Allora se il gasone ride ancora una volta torniamo in uno in meno. Parco assistenza, prove speciali, di tutto e di più. Una cosa che vogliamo farvi vedere ovviamente è il concerto dei The Colors che hanno sponsorizzato talmente tanto che mi sta venendo su da una gamba. Io spero che i The Colors esplodano in questo momento e ce li siamo arrivati dai coglioni. Porco due, bro. Serderidis che ovviamente è il grande favorito del rally, non mi aspetto nient'altro che una vittoria. Sappiamo che il rally è sempre imprevedibile, però una vittoria da parte di Serderidis non sarebbe mica male. Secondo me vince proprio il mondiale. Se la gioca con Gregoire Munster secondo me. Sesks, che dopo il Portogallo si presenta anche in Sardegna, per lui comunque occhi puntati addosso, ha detto ai microfoni di VRC che comunque sta imparando, giusto così, è un ragazzo giovane, diamogli il suo tempo, secondo me potenzialità ci sono a bala, quindi diamogli il suo tempo che ragazzi questo qua è uno che spinge forte. This is Martin Sesks. Oh, you fighter, he's got... Leader del mondiale Alpine Evans arriva in Sardegna abbastanza carico, però attenzione perché Toyota quest'anno sulla terra sta facendo fatica. Vi chiederete perché la livrea di Toyota è grigia. Sostanzialmente avendo una livrea nera e iniziando il tour estivo su terreni molto caldi hanno optato per una livrea grigia dove il caldo ovviamente entrerà meno in macchina, sarà un po' più vivibile per l'equipaggio. Secondo me è molto bella, poi magari a qualcuno non piace, però grigia così è abbastanza gnecca. Attenzione a Toyota perché sicuramente domani soffrirà un po' Hyundai che invece si troverà la strada pulita appunto da Evans, da Rovanpera e da Ogier, quindi attenzione perché domani sarà già una giornata abbastanza impegnativa per il team giapponese. Sicuramente a noi per lo spettacolo ci piace a bala, quindi tanta roba. Se mai andrete a vedere il VRC in parco assistenza mi raccomando mai andare su quel coso lì perché è la scammata più grande che voi potete prendere nella vostra vita. Se mai doveste andarci mi raccomando mai fare quel cazzo di simulatore lì perché fa cagare. Attenzione a Hyundai, in particolar modo a Thierry Neuville, campione del mondo in carica. Lui arriva in una posizione ovviamente svantaggiosa rispetto al leader del campionato Evans, però attenzione perché come dicevamo prima Toyota aprirà la strada. Chi è nella posizione più vantaggiosa di partenza domani è effettivamente il belga. Per lui non ci sono più scuse, bisogna vincere, bisogna farlo subito e mi raccomando ragazzi che Hyundai tendenzialmente in Sardegna è sempre la macchina favorita, vanno forte sulla terra. Se si può impensierire Toyota bisogna farlo questo weekend. Possiamo dire Lubé favorito in classe Rally 2? È lecito dirlo? È lecito? 2 seconds later. News dell'ultimo minuto, Lubé, il lupo, il nostro favorito, quello che aspettavamo di vedere in Grazia, a quanto abbiamo appena appreso ha avuto un incidente durante le ricognizioni. Il Naviga dovrebbe essersi fatto male o comunque non è in grado di gareggiare questo fine settimana, quindi il lupo non correrà il Rally Sardegna. Questo qua è un gran colpo basso per noi. Possiamo dire che ci girano i coglioni? Sì, parecchio. Sì, Lubé sì. No, non mi riprendere neanche. Dai che tanto domani la tirano nelle piante. Siamo a cena, adesso cena sarda, costosa, molto costosa, perché siamo con dei sardi e ci hanno detto che è un po' troppo. Cena buona ma mezzi scammati. Vai dentro a dirglielo. Allora che gli spacco tutto il ristorante se mi girano i coglioni. Però sambuchina buona, sambuchina buona. Adesso andiamo in prova. Ragazzi siamo arrivati al nostro spot e voi non ci crederete ma dall'anno scorso che eravamo qua è rimasto qua tutto. Quindi i nostri sassi, le nostre pietre ma soprattutto le nostre lattine di birra dell'anno scorso. Cioè ditemi se non è poesia, pura poesia, puro spettacolo. È già tanto che non ci sia dentro ancora la birretta da bere. Buongiorno a tutti. Allora la situazione è che io e Gasone già in piedi, belli carichi, prontissimi. Invece c'è Scambinoni che invece sta facendo la nannetta. Poi adesso sta arrivando Marco. La prova passa tra 4 ore e mezza tipo. Sono le 7 del mattino, quindi siamo proprio agilissimi, comodissimi, avendo dormito 3 o 4 ore. Ciao.
Anche tu mi sei mancato. Porca troia! Realisticamente c'è un toro. Realisticamente, ma che magliettina abbiamo su? Realisticamente, codice sconto. Realisticamente. Rally Sardegna, ma che roba è? Andate sul sito Noline, magliette come questa. Questa più personalizzata del rally. Ne abbiamo una Toyota e una Ford. Cioè, mi raccomando ragazzi, sul sito Noline, codice sconto Andri 10 per il 10% di sconto su tutti gli acquisti. C'hanno magliette di Formula 1, magliette del rally, qualsiasi roba. Hanno magliette fighissime perché, per esempio, questa è del 1000 miglia. Magari noi siamo di Brescia, c'è tanto questa del 1000 miglia. Magari voi trovate quella del vostro rally di casa. Ma se non siete contenti, abbiamo le magliettine, cioè tutto in appoggio, sempre flat out, no parti, non frenare come quel coglione. Noi vi consigliamo vivamente di andare sul loro sito perché le magliette sono una figata. Mi sa che dobbiamo tornare a dirlo. Raga, che bottega. Torni dopo lo Svezia. Anche perché allo Svezia non c'era un cazzo di bottega. Adesso vi faccio vedere cosa ha scritto Luca sulla macchina in un momento di defiance totale. Giorgia, piedi. Vuoi dare una spiegazione? Questo è il Calunia. Si tira su tutta la polvere del mondo. Allora ragazzi, siccome io ho studiato, avete visto che sono arrivato precedentemente in Sardegna per studiare le tappe, notate qua il passaggio, loro escono fortissimi qui, poi fanno pipi vanno secchi. Una figata. Attraverso pieno. Secondo me un cinemino succede. Attenzione ragazzi perché succede una figata. Cioè qua è tanta roba. Tanta roba. Noi gasatissimi, si posso dire. Impression a 2 minuti dalla prima partenza, vecchio. Carico. Sto aspettando lassù in cima di vedere la prima. Porco dio! Fra crazy. Porco due. Porco! No dai, questo no. No, cambio. Hai capito Tanak? Oh, ma sto passaggio, raga. Cioè, vabbè, io vi ricordo che nelle nostre guide c'era questo passaggio. Poi La qualità dei passaggi sono quelli. Come? Come la qualità di queste maglie. possiamo dire una cosa, noi andiamo in Finlandia, in Svezia, ma non c'è rally che tenga il Sardegna, ragazzi, imbattibile. Sardegna è il Sardegna, a parte il fatto che è il mio re. E poi c'è caldo, si sta bene. Bene, figa, non c'è freddo, meno 15. Mancava Pagliarino! Pagliarino! Marshall, pericolosissimo! Acqua naturale puriprigo, ma la casa da quanto spingo. Cosa che stai facendo? Mi sto mettendo i piedi all'ombra. Stavo giocando aia figlio di a basket, ha deciso di fare un passaggio fortissimo, io ho provato a intercettarlo e la palla mi è finta qui. Forse non rende, ma si è rotto. È rotto. No, è Lo sveglio di Lupone. certo, sempre io porco. Assurdo, figa. Lo sveglio di Lupone cos'è che ha fatto? Cioè, ha picchiato la borsa guarda frigo che al sole. sbagli, Adesso comunque facciamo il fuocherello io e il mio amico Marco, che è una robetta. Vogliamo sta scamorzina? Oh, mica male. Che chef. Possiamo fare un giudizio sul primo passaggio di stamattina tutti insieme. Secondo me tanta roba, è stato strabello. Gasone, voto stamattina. Voto da 1 a 12, 11. Da 1 a 9, 7,5. Voto da 1 su 10, 8. 8,5, tranquillo. Lupo, grazie per la tua opinione. Adesso mangiamo le salamalle, le bisteccazze e poi facciamo anche un riposino perché io ho un sonno che è indescrivibile. Andrew, cosa ne pensi delle mosche? Talmente tante mosche che ogni secondo mi ci mettevano qua. Dai che ti vogliamo. Io dovevo nervoso, mi sono svegliato peggio di come mi sono addormentato. Allora noi siamo sperduti nel nulla del mondo, quindi non abbiamo notizie se non qualcosa. Per esempio che oltre stamattina che le 3 Ford erano già uscite tutte sulla 2, adesso abbiamo scoperto che Katsuta dovrebbe essersi tipo fermato in prova, dovrebbe aver rotto qualcosa, però è ripartito. Neville dovrebbe essere out, non so come. Rossell era un po' incazzato col Serde perché gli ha fatto perdere un minuto. Pota, spettacolo. Il Serderidis dovrebbe essere fatto partire tipo col 92. Col 1000. Realisticamente quanta sabbia prendiamo? Realisticamente non tanto perché gira di là il vento. Se me lo metti il sento braccio molto di qua addosso. vecchio lo senti che ti scorre. Impressionante, poi te li senti arrivare pieni giù là in fondo. Quando Si stanno per fermano. sbucare fuori qua li sente l'imitatore tu, e poi la buttano dentro. Oddio.
Esatto! merda! Ma chi è il grande assente del rally? Il grande assente del rally. Vabbè, ma tu Kenyan è Unis speciale. Davvero tu Kenyan non c'è? No, Tuco non. Però Tuco va bene su asfalto. Fa il CRZ. Quanto sei serio con l'occhialetto antinfortunistico? Sì, carichissimo, ora vado spot, curva, video. Comunque niente, come nostro solito siamo stati ripresi un po' troppo dal Marshallini, minacciati di sospendere la prova, forse esagerato. No. Boh, non eravamo in un posto pericoloso. Eravamo alla lì. fine. Sì, eravamo 3 metri avanti rispetto che adesso. Sono spostato un pezzo in giù perché c'era il Marshall che vabbè purtroppo ha deciso che non andavamo più bene in quel punto. E quindi adesso vi faccio vedere qua perché la uscita dei video del cazzo non aveva senso. Manca Serderidis, quindi vabbè quel video qua farà cagare. Però da dopo iniziano le VRC2. Qua boh è un pieno, però almeno vediamo qualcosa di flat out da vicino, è molto figo. Chissà chi cazzo starà vincendo il rally oggi, visto che non prende niente noi. No, ma hai rotto il video, hai rotto la gag. Porco due! Realisticamente adesso qualcuno verrà frustrato. Realisticamente se tolgo questo sasso viene giù la casa secondo voi? Tutta. Allora ragazzi facciamo una petizione. La petizione che lanciamo io e il mio amico Gasone è questa: trovateci una intro, perché tipo noi ce ne stiamo venendo un po' in mente, non siamo ancora riusciti a trovare la quadra, quindi aiutateci, provate a darci qualche consiglietto. Tipo uno che ci piace a noi è tipo ragazzi. No però cioè, ce ne sono venute in mente un paio. La più plausibile potrebbe essere: comprate le maglie di online ragazzi, codice sconto Andri10 per il 10% di sconto su tutti i prodotti. Come siamo dei bambini stupidi e ignoranti e non rifatelo a casa a tutti i ragazzi, Fabrizione Romano, Fabrizio Ciucci Romanucci Ciccelli dirà una Mataleao ora, adesso. Tap out quando vuoi. E poi via. Così, e torni su e via, bam, già. Vuoi? Vuoi? Vai. L'hai subita? In realtà io e Marco siamo talmente bambini stupidi che quando non abbiamo un cazzo da fare noi giochiamo a picchiarci per 2 minuti. Facciamo solo prese senza pugni, 2 minuti per terra, ci spacchiamo tutti e poi siamo come nuovi. Purtroppo Marco ha la mano rotta oggi, quindi non possiamo fare rissa. Hai visto chi era? Sì? Chi era? Pradavenna. Facciamo un appello. Andrea, Marco, Luca. Bello, Dio. Bertelli ci aveva promesso che avrebbe fatto un rally. Ti ricordi, no? Sai chi è Bertelli? Ex profe di matematica. È un dato di fatto. Sì, Bertelli. Dicevamo. Che è? Che è il figlio di? Pota Bertelli, che cazzo deve essere? No, il figlio? sua mamma chi è? Pota. Dai, Prada. Bravo. Comunque appello a Bertelli, potevi venire a fare il Sardegna che ci saremmo divertiti. Figa sì, a voglia. Bello. Be careful, it's too dangerous there. Mi stai minacciando? Chiamate all'azione a tutti ragazzi. Volevo dirvi di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, perché molti di voi guardano i video ma non sono Cazzo sei, iscritti. Geopop? Iscrivetevi bastardi. Commentate e mettete poi mettete anche un likes e condividete sui social vostri preferiti. Iscrivetevi anche alla newsletter, mi raccomandino. Uscendo dalla prova, adesso andiamo a fare una piccola douche, non si sa dove, tipo dove c'è una fontana o roba del genere. Poi andiamo a Ala dei Sardi a mangiare una pizzetta e poi direttamente in prova, dove sulla Coiluna Loelle al salto di Castrazza, quindi tanta roba. Sono le 9, non abbiamo niente per domani. Dobbiamo lavarci, abbiamo solo l'acqua per domani, non abbiamo il cibo. Siamo in la pizzeria di sempre. Ma pizza finita a tutti ragazzi. Pizza finita. Andate in pace. Dobbiamo ancora andare a lavarci, pagare. No, prima differenza di color. Prima pagare poi. Andare a pagare, lavarci, poi andare in prova. Realisticamente. No. Tu, realisticamente. Figa, ma che conversazione tra massimi sistemi. Ma la tua ex ragazza di Bonnanaro, che cani c'ha? C'ha i lupi o c'ha il lupo cescolovacco? Doccia Marchito. Ciao, l'ho già fatta. Dai.
Guarda anche bel posticino l'hai fatta la doccia. Bello, figo. Bello, bella, bella. Piace. Doccia. Doccia discutibilina. Cos'hai? Ah, ti viene da dire quasi che botep. No, ancora no. Aspetta un attimo. Incredibile, cambia tutto ragazzi. Siamo andati al Castrazzas Jump. Non era molto bello in termini di video, cioè non saremmo riusciti secondo noi a fare dei video da farvi vedere molto belli. Abbiamo optato per andarcene via. Sicuramente là c'era tanta atmosfera, anche tanta gente che proprio non ci fa impazzire. Invece adesso siamo venuti in un posto dimenticato da chiunque, pieno di moscerini. Ci siamo qua noi 5 e basta. Tanta roba. Ci stiamo un po' difendendo in guerra dai moscerini. Però qua è dove siamo stati nel 2023. Quindi faremo il primo passaggio. Qua passano a 1 centimetro da noi. Quindi domani ci svegliamo e guardiamo le macchine subito. Non prenderà il telefono fino a domani sera. Non sapremo i risultati del rally né niente. Però adesso pensiamo a stasera. Quindi pokerello, birretta e poi tutti a nanne, perché comunque è già tardi. Cioè adesso sono le 2. Adesso sono le 2, quindi insomma per gente che è in piedi dalle 6 del mattino. Ecco ragazzi, a domani, buonanotte. Che fatica stanotte, per me 2 metri. L'ho visto tutto articolato su se stesso come il pezzo L del Tetris, così che dormiva. Non frenare come quel coglione. Ma la tua ex ragazzi Bonannaro. Che caniccia? I lupi? Lupo O il lupo cescolovacco? Differenza di colazioni. 9:01 in pacca, sta iniziando adesso la prima PS del sabato. Qua vengono fuori praticamente da uno scollino tutto di traverso. È uno spettacolo unico, strabello. Lucone è gasato. Sì, mi sono svegliato tutto cagato. Abbiamo fatto pure spostare la macchina. Gli altri sono ancora un po' nel mondo dei sogni, stanno dormendo, quindi boh, non so se vedranno qualcosa, probabilmente sì. Sono qui a 4 metri da noi, il gasone comunque è pronto. Buongiorno. Sporchiamo. Buongiorno. Che passaggio che ha fatto! E comunque, amico mio, Cazzuta. Cazzuta veramente. Cioè vabbè, ma come al solito ormai non ci stupisce ormai vedere Cazzuta che fa il matto. Mamma! Sta in tenuta civile, bro. C'è una steward in borghese, sta facendo andare via tutti, non vuole che guardiamo il rally. Cioè in realtà noi sì, tutti gli altri no. Solo noi possiamo. E come cazzo sei conciato? Cioè alla fine è anche bello quel posto qua, però se prendesse il telefonino. Ma anche una mezza tacca ogni tanto. Sì, sì, capito, ogni 20 minuti un messaggio riuscire a mandarlo. Gazù Ha sparato questo sasso di medie dimensioni a Medie? molto grosse dimensioni a circa 10 km di distanza, una roba. 10 km di distanza. Sì, giuro. È saltato. Ma lo porta a casa? Sì, in mano. Primo giro finito, adesso ci muoviamo in senso di prova sperando di andare in un posto dove magari riusciamo a utilizzare anche i nostri dispositivi tecnologici. Abbiamo smontato tutto. Lupo! Mi sono spurché la maglia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 chilo di cosa. Cioè diteci tutto tranne che non abbiamo il pane ragazzi praticamente. Dai porco stramadrona porco Marco, te lo giuro che abbiamo veramente una bottiglia d'acqua e tu hai deciso di farmi questo scherzo del cazzo mentre mi stavo addormentando. Veramente tua madre è una del cazzo, deve morire. PS10 sta per iniziare, è già passata la 0, noi siamo in un posticino, stavolta misto lento, tanta polvere, bei traversi di sicuro, secondo me ne vale stratanto la pena, vedremo perché passeranno molto vicini e ragazzi attenzione perché qua secondo me c'è davvero da divertirsi. Bella riga, bella Gazù. Bella Gazù. Adò. Qua dietro prova speciale. Qua davanti un chebotep. Gasato? Gasato. Gazù. Brutto.
Comunque la cosa bella quando noi vediamo in Sardegna è che fino alla domenica, quando finisce il rally, non sappiamo mai chi c'è in testa, chi è primo, cosa succede. Cioè per noi è tutta una sorpresa, non sapremo neanche che macchine vedremo. Probabilmente potrebbe essere uscito qualcuno e noi non lo sapremmo. Cioè, per me è esattamente la mia esperienza di rally tutte le volte. In un video rally uno vedo 2 auto e dopo sono là. C'è anche Formò? Il formello un po' meno. Non mi dà tutto questo. Ad oggi è successo di nuovo, la macchina fotografica si è rimessa in modalità slow motion, quindi si è perso l'ultima mezz'oretta della nostra vita. Cosa è successo? Abbiamo detto vabbè basta, andiamo al mare, andiamo via perché tanto non ci interessava più, vabbè, era un passaggino niente di che, quindi vabbè carino ma nulla di imperdibile, quindi abbiamo detto andiamo a farci un bagnetto al mare. Siamo usciti ma la strada per uscire era chiusa, quindi siamo dovuti venire a un altro spot molto figo, molto interessante che adesso vi faccio vedere. Però nell'errore almeno vediamo un bel saltino, tra l'altro in guida era consigliato. Alle nostre spalle potete vedere i ragazzi che cercano un cavo dell'iPhone come se stessero cercando l'oro, e invece io e Gazù che non ce ne sbatte minuto e siamo quelli che l'hanno perso tra l'altro, ed è colpa nostra. Però vabbè, qua il saltino è più carino. Peccato perché abbiamo visto un video delle Rally 1 e volavano, invece vabbè adesso qualcuno salticchia, qualcuno no, vabbè ovviamente passano gli ultimi. Bisognava venire qua con le Rally 1, sarebbe stata tanta roba. Peccato che siamo andati là. Sta arrivando la scopa e noi adesso andiamo. Bellissimo il taglio. Forse magari no. Te non sei uno che taglia secondo me. No, col Proace no. Grigliamo tutto ragazzi. Ora griglio io. Arrosticini non cotti. Una ciminiera che ha inventato Marco tra l'altro. Ah, sei inventore. Sì, l'ho inventata io insieme al cavo di Luca. L'ho inventato anch'io quello. Allora tu invece una 500 mg di lonza. 1, 2 salsiccette. 2, 8. 4, 6, 8 hamburger. 1, 2, 3 pacchi di spiedini. E un misto generico di carne generica. Ma puttana Iva Magnari, ma voi? Non ho preso neanche un pezzo di carne. Colpa tua che dovevi farci supervisione. Esatto, dov'è? Supervisionarvi è quando Hai a cercare il Siamo cavo. dei bambini. i bambini di merda. Però non abbiamo fatto vedere chi ci sta ospitando stasera, perché secondo me è fondamentale andare a vedere chi sono i nostri ospiti. Certo. Abbiamo Alessandro con un po' di vino per tutti e Giuseppe. Buonasera. Giuseppe, voi vi chiederete chi è? Codice sconto Andrinelli per scoprirlo. Andri 10 però. A parte gli scherzi, il ragazzo che ha creato queste bellissime magliette, quindi mi raccomando ragazzi, vi lasciamo il loro sito qua sotto, andate a comprare tipo tutte le collezioni, tutte le robe, perché ha detto che più voi comprate più a noi offre da bere, quindi Ci abbiamo la prova, stiamo già iniziando. Zero vendite, stiamo già offrendo. codice sconto Andrinelli. No, non è vero, Andri 10. Ragazzi, facciamo quanto costa il mio outfit partendo dalle scarpe. Scarpa, secondo me vinted, ma non ne sono abbastanza sicuro. Massimo 7. La collana? Collana? Cos'è? No. Pantaloncino verde Kipsta Decathlon, anche lui sono 5, 2, una cosa del genere. Maglia Cop Service rigorosamente regalata, lavoravo 12 ore al giorno, ex datore di lavoro, fondamentale per utilizzi come rally e basket, quindi direi 0 euro guadagnata col sudore e via. Vai, incantalo. Perché se ci siamo noi non vuole più venire di sì. Fra, stai fermo. È la tua primissima volta in Sardegna? È la mia primissima volta in Sardegna, ma ragazzi, non so se lo sapete, ma è la mia primissima volta in Sardegna. Io non ero mai stato in Sardegna, ora che ci penso. Hai mai bevuto del vino sardo in Sardegna, dato dai sardi in Sardegna? Beh, calcolando che è la mia primissima volta in Sardegna, no. È la prima volta che mi capita effettivamente. In Sardegna. È la prima volta che ci vengo, fra. Serata difficile, però abbiamo scoperto tante robe tipo il moscato. Vabbè, cioè
difficile, per Dio. Buona. Buona. Buona, abbiamo scoperto il moscato, abbiamo scoperto tante robe sarde. Luca merda. No, non è vero. Sì, è vero. No. Quindi, siccome sono stati gentili, mi raccomando, cioè, che robetta. E poi c'è Alessandro che se vi serve fare la griglia, basta. Dai ragazzi, da parte di scherzi andate a seguirli perché sono bravissimi, fanno delle magliette fighissime. Se non vi piace il rally vi potrebbe piacere la Formula 1, quindi anche la Formula 1. Arrivano anche altre. Arrivano altre? Per tutti le passioni. Lui è l'unico serio alla fine. Lui è l'unico che conta. Se non lo tiro su io, questo non va avanti. Capito? Voi immaginate il nostro video senza le loro magliette, cosa sarebbe stata una cagata? Con lui è una cagata, ma senza. Ok, è bravo anche Alessio. Sì, Roberto. Dai, buonanotte ragazzi, ci vediamo domani. Addio. Buongiorno a tutti ragazzi. Buongiorno ragazzi, ore 6:30 circa. Tra meno di un'ora inizia la prova. Gli unici superstiti di questo rally siamo io E Gasone. sì, vabbè, non è per tutti svegliarsi anche la domenica mattina e basta. Comunque adesso siamo in un campo di grano o di non so che roba. Stiamo tagliando tutto cercando di trovare qualcosa di interessante. Boh, abbiamo dormito in quel posto lì sperduti nel nulla, ma davvero sperduti nel nulla. Particolarità di questa giornata sicuramente che non abbiamo portato neanche una birretta, perché dopo ieri sera poi vi faccio parlare con Marco. Passata la 0, adesso a momenti arrivano, siamo praticamente, vengono giù da una gobbetta e vengono giù da qua pieni praticamente. Appena sotto c'è un'altra compressione, però c'è troppa vegetazione, non si riesce a vedere benissimo. Comunque se ci avviciniamo, il salto lo vediamo, potrebbero fare 28, da 28 a 32 metri di salto. Il 32 non è male, 28 già mi girerebbero un po' di più i coglioni. Ma l'accia non è qua, bro. Tra l'altro io e Gasone ci siamo appena guardati, ci siamo detti vabbè, questo Kisser del Redis non lo guardiamo neanche. E io gli dico minimo sarà Neville che arriva qua e fa un salto della Madonna. Ovviamente cosa è successo? Ovvio, scontato, non mi aspettavo nient'altro. Gasone che stamattina sta soffrendo, poverino, non è a 100, non è carico, qua è molto figo, purtroppo ovviamente ci hanno fatto allontanare subito dopo la prima macchina, però devo dire che è un bel saltino, è un bel saltino. Sono stato abbandonato da tutti, adesso cammino un po' in senso di prova perché in realtà noi non volevamo venire proprio su questo passaggio specifico, sapevo che c'era questo passaggio, però volevamo andare un po' più in giù, una ventina di minuti più in giù, dove dovrebbe esserci un altro saltino molto interessante, con poco spazio, quindi in realtà anche arrivando là non penso che poi ci facciano stare, però ci proviamo lo stesso, tanto non c'è niente di meglio da fare. Comunque qua voto molto positivo per i prossimi anni se dovessero farla, è una buona alternativa a 5 minuti dall'ingresso della strada. Un bel saltino, ci sta, ci sta, ci sta. Dopo una camminata estenuante di quasi un'ora in cui praticamente c'è tutta la prova con il filo spinato, quindi tu l'hai dovuto girare attorno a tutta la prova, ho camminato tantissimo e le mie gambe sono messe molto male, insetti di ogni tipo, rami, fili spinati, però attenzione perché qua, in quel punto qua dove sono venuto adesso, sono da solo, ma ragazzi, lo dico, secondo me quel passaggio qua vale tutto il rally. Magari mi sbaglio e ammetterò di aver sbagliato in caso, ma secondo me quel passaggio qua vale tutto il rally. E comunque la stanchezza inizia a farsi sentire, perché comunque adesso è il terzo giorno, infatti guardo solo le prime 10-15, cioè rally 1 e i primi di rally 2, e poi mi incammino anche perché la camminata è lunga, e poi secondo me ci meritiamo anche di poter andare al mare, no? Cioè non è che potete andarci solo voi, ce lo meritiamo anche noi di andare al mare, sì o no? Allora ragazzi, la prova è partita, adesso sta già arrivando McCurlen. Sono arrivati dei ragazzi che però ci hanno detto che i primi saltano, però dopo si formava una nuvoletta di polvere e quindi gli altri facevano un po' fatica a vedere sotto e quindi non saltavano. Io ho speranza e spero soprattutto nel dio del vento che porti via la polvere e ci faccia vedere un bel passaggio. Speriamo, incrociamo le dita, comunque adesso vedrete. Oh, io ve l'avevo detto però, ve l'avevo detto, e queste qua comunque sono le Ford, quindi attenzione poi quando arrivano quelli seri, poi arrivano e questi qua comunque hanno puntato la macchina con un po' di freno e saltano storti. Vediamo se qualcuno ha il coraggio di farlo pieno, che arrivano in fondo alla prova direttamente. Tra
Tra l'altro voglio dire onestamente una cosa ai miei amici che sono rimasti alla macchina, che siete dei pezzi di merda perché vi state perdendo forse il passaggio più bello di tutto il rally. Ma vabbè, che cazzo, non capite mai un cazzo, le sbagliate tutte. Marco, vai avanti a dormire, pezzo di merda. Amazing, bro! Non sappiamo cosa è successo, però Greasin, che in teoria partiva davanti a Solberg, sono arrivati qua insieme, probabilmente o ha bucato o qualcosa del genere. Però attenzione, perché dopo Lindholm, che sulla prova prima l'ha tirata ovunque, anche Greasin adesso attenzione quindi al Rally 2, perché forse colpaccio Solberg, non so quanto sono distanti perché non vedo risultati da 3 giorni, però attenzione. Fondamentale all'esistenza, proprio come cosa. Chi lo vince? Cazzuta. Lo vince ancora Ogier, anche se ha preso un albero a inizio PS, tipo, o comunque poco fa ha preso un albero. Ha vinto ancora Ogier, ragazzi. Ce l'ha fatta, quel pazzo bastardo ce l'ha fatta anche oggi, grandissimo. Ancora Ogier. Intanto noi però siamo venuti in spiaggia perché scemi sì ma cretini proprio, guardate che roba. Che potrei straprendermi. Bomba. Eravamo qua che ci lavavamo con la nostra solita doccia, quella lì, la classica divertente. È passato un signore e ci dice: mi raccomando, Non bevetela. proprio non bevetela, solo per lavarvi. Ne abbiamo già bevuto un litrino a testa. Vabbè, al massimo queste qui sono le ultime parole che diremo da vivi. Al bagno della Mobi lo sente. In realtà il vero motivo per cui siamo venuti in Sardegna era per fare un test su questa Rally 3, io e Gasone. Io alle note, lui guidava, purtroppo Non benissimo. commenti su Non quello che hai benissimo. combinato. Non l'avevo visto. Tutto è bene, quel che finisce bene, purtroppo abbiamo fatto il nostro dovere. Lucchino, cavo. 2 gliene abbiamo presi. 2 per sicurezza, 2, meglio di così cosa poteva aspettarsi il nostro amico da noi. Ricordatevi sempre che chi rompe paga. Io sono un surdo. Capivo perché lui ha detto porta la maschera con la bandana. La prima volta dico boh, ma non è così male. Il secondo giorno fra l'abbiamo presa, che penso di avevo la polvere nel naso fino a... Quindi avevo ragione. Sì, assolutamente sì. Ascoltate sempre i consigli Lucone dell'Andrea, loro no, manco i tuoi, manco i miei, solo il Lucone e l'Andreone. E vai. Ciao bro. Bello. Ci vediamo. Ciao ragazzuoli, noi torniamo nella capitale. Il solito è stato fantastico, bello a tutti, bravi. Alla fine puoi vincere anche la gara, ma devi rimanere umile e prendere il traghetto come tutti gli altri. Cioè, dubito che lui sia sul traghetto. Signori, si chiude così il nostro Rally Italia Sardegna 2025 Con questo paesaggio inconfondibile. Per noi ovviamente, se siete arrivati a questo punto del video, è come sempre un piacere avervi tenuto compagnia. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere mi piace al video, andare sul nostro sito dove troverete sempre news, guide per i prossimi rally, perché comunque molti di voi ci hanno fermato durante le prove, ci hanno detto cazzo che figata, bellissimo, ci ha aiutato. A noi ovviamente fa super piacere aiutarvi e voi in cambio vi iscrivete e ci supportate. Giusto? Anche seguire su Instagram, che ne mancano 4 ai 1000, ma secondo me stasera la chiudiamo. Detto questo ragazzi, i nostri prossimi appuntamenti non so ancora quali sono, ci riaggiorniamo più avanti e ci vediamo con un prossimo video. Ciao ciao! Addio a tutti ragazzi e a mai più, è stato veramente un piacere farvi compagnia anch'io questi giorni. Ringrazio tantissimo il mio amico Luca, il mio amico Andrea e gli altri 2 amici. Bellissima esperienza, grazie a voi che supportate queste persone. Ciao, bello, ciao. Qual è il prossimo appuntamento bro? Schiaccio ancora il rosso? Rally Roma Capitale.